Salve a tutti e benvenuti in questa seconda parte di questo video tutorial. Spero vi sia piaciuta già la prima, vi lascio comunque in descrizione il link e vi consiglio di dargli un'occhiata, appunto perché adesso andremo direttamente al sodo, quindi molti concetti non saranno ripetuti. E cominciamo subito a parlare della parte ritmica. Come vedete sono state impostate 4 colonne, perché in effetti gli strumenti saranno 4, anche se io poi alla fine ne userò soltanto 3, perché voglio farvi vedere tutte le varie possibilità, opzioni. Diciamo che questo progetto sì, mantiene un ritmo, una melodia, ma più che altro è un progetto nave scuola, proprio per darvi tutte le varie situazioni che potreste incontrare. Partiamo con il kick. Entriamo in clip e in step sequencer. Bene, come potete vedere è piuttosto semplice. Abbiamo 2 bar, quindi 16 più 16 steps per un totale di 32 e 4 quarti per la disposizione, con il classico kick di rinforzo al 32esimo, d'accordo? Niente di particolare da aggiungere. Poi andando avanti abbiamo un hit-hat. In questo caso sono questi qui due gli strumenti utilizzati e come vi dicevo ho cercato di mettere nella stessa clip, perché in effetti tutto il kit potrebbe essere messo nella stessa clip, solo che non ha senso il fatto che alla fine, dopo, anche per un discorso di mixaggio, di volumi, di effetti, sarebbe tutto appunto un ammasso musicale diciamo incontrollabile. Quindi il primo hit-hat è questo e queste sono le linee e queste qua è il resto. Piuttosto semplice per adesso, poi ne vedremo delle belle. Questa è una specie di crash che comunque dà molto movimento alla traccia e questa è la disposizione, sempre su 32 steps, ok? Sentiamo appunto come è venuto in globale tutto il ritmo. Ok. Per quanto riguarda la disposizione, io vi consiglio di partire sempre almeno 1 o 2 righe sotto. Se volete poi creare una intro diversa, modificare, allungare il progetto, non dovete poi stare a spostare tutto. In questo caso possiamo fare una intro più semplice, l'ho fatta con la linea di basso, ma poi per esempio potete fare anche un kick e un hit-hat come intro. Copy,
e poi. Ok, niente di particolare. All'inizio, se vi sentite un attimino sperduti a ricordare tutti i vari strumenti, niente vieta che potete nominare le varie colonne. Ora in questo caso, facendo doppio tap, entriamo dentro il track setting, Classic House Kit, questo è il kit, ok. Noi lo vogliamo chiamare kick, che in effetti il primo è il kick. Do it. Ecco fatto. Il primo sarà il kick, il secondo ovviamente è l'hit-tet. E via dicendo. In questa maniera abbiamo un riferimento visivo molto più pratico, molto più veloce. Detto questo, passiamo adesso ai nostri plugin, che qui adesso avremo da fare anche una spiegazione per quanto riguarda il settaggio audio. Nulla ci vieta anche in questo caso, noi abbiamo l'Odyssey, di chiamarlo Odyssey. Il primo riguarda la linea di basso, quindi perché no, bass. Ok? E la seconda parte sarà la seconda colonna invece quella melodica, quindi anche qui facciamo un pochino di dettato, Odyssey, mel, ok, per la parte melodica. Bene, adesso vediamo cosa c'è dentro il nostro plugin. Se entriamo a vedere, la linea di basso è piuttosto semplice, perché la stessa nota ripetuta, chiaramente con cadenza, per 32 steps. Vediamo subito il settaggio musicale. Entriamo nello strumento, quindi Shift più Clip, e possiamo vedere che a Mix Filter io ho settato cutoff 1381 e risonanza 0,268. Ho lasciato tutto il resto com'era. Infine, andando ad Echo, per dare anche qui la giusta cadenza ritmica, ho attivato Echo, l'ho selezionato il Sync in modo in maniera che qua abbiamo già direttamente tutte le frazioni giuste, Sustain 0%, Echo Mix 93% e a questo punto, cliccando qua sopra e col rotellone, potete selezionare le varie cadenze che preferite. Io ho lasciato un quarto D, ok? Non c'è altro da dire per quanto riguarda il settaggio della prima linea. Andiamo poi però a vedere un'altra cosa, e qui dovremo aprire una piccola parentesi perché in effetti è molto importante, la tastiera, ovvero le note. Come suoniamo? Come riusciamo appunto a preparare una linea, una melodia e tutto quanto? Beh, vediamo come funziona. Adesso di default di solito non è settata nella maniera più semplice. Io consiglio sempre di premere Note e scegliere scala, ok? In questa maniera avremo proprio la scala classica dal Do all'altro Do. Abbiamo un altro problema. Beh, step sequencer. Andiamo a controllare la velocity. In effetti non è a full. Mettiamola a full. In questa maniera potremo ascoltare la nota nel suo pieno. E sentiamo anche l'eco in effetti. Come vi dicevo, si parte dal Do e si va all'altro Do. Senza bemolle, e lo stesso vale per tutto il resto. Le note evidenziate in questo violaceo, penso si veda sì, abbastanza bene anche nel video, sono tutti Do di partenza. Ovviamente a salire e scendere per ottava. Un altro vantaggio qual è? Che ogni volta che noi suoniamo una nota, qualsiasi nota che sia, per esempio suoniamo un Mi, tutti gli altri Mi corrispondenti nelle ottave verranno accesi. E questo, vi assicuro, è molto facile e molto pratico per quanto riguarda poi anche orientarsi sulla tastiera. Vediamo la nostra linea di basso, perché alla fine qui si fanno mille divagazioni e giustamente stiamo sul pezzo. Siamo nella ottava C1, d'accordo? Radice di La. Quindi tutte le note, grosso modo, ci sarà sempre il La. In questo caso è proprio la stessa nota, quindi questa. Potete vedere anche il piano che si accende, ripetuta chiaramente con la giusta cadenza. Un'altra cosa importante da aggiungere, se vogliamo cambiare anche le ottave sulla tastiera fisicamente, basterà premere Shift e si illumineranno qua giù violacei questi due pulsanti, ok? Ottava meno,
ottava più e qui ci sposteremo. Bene, detto questo, torniamo sul nostro step sequencer e possiamo visualizzare come sono state disposte le note per quanto riguarda questi 32 steps. E qui non c'è altro da dire, eventualmente mettete in pausa il video e copiatele pari pari, tanto non c'è difficoltà di sorta. Torniamo a Matrix. In questo caso possiamo dire che la prima parte è completata. E senza neanche grosse difficoltà. Quello che vi consiglio io è di avere pazienza, perché tanto questa macchina si impara col tempo, le funzioni sono semplici e poi vedrete più che apprenderete che sarà facile anche sviluppare un progetto velocemente, perché poi basterà copiare questa linea di basso su altre tracce e già è fatto. Andiamo a vedere a questo punto la quarta riga. Beh, qua come possiamo vedere le cose iniziano a farsi interessanti. Intanto partiamo sempre dalla parte ritmica, il kick, vediamo se ha assunto modifiche o meno. Quindi entriamo in kick, clip, e possiamo subito notare che in effetti adesso siamo su ben 4 bar e non più 2 come prima, come quella iniziale. Come fare? Beh, sicuramente copieremo la prima che abbiamo fatto e la possiamo subito modificare. Un consiglio che vi do: quando avremo molte modifiche, molte variazioni di strumenti, sia melodici che ritmici, conviene anche magari dargli una identificazione. Come fare? Tenendo premuta la casellina sul display, si aprirà questa tendina, Setting, Settaggio, e qui possiamo attribuire vari colori. Per esempio il rosso, che è abbastanza evidente, si può lasciare subito come prima impostazione, d'accordo? Fatto questo, andiamola a copiare, in questo caso qua io la copierò accanto per fare vedere le varie differenze, come fare, come procedere. Quindi, copy, a questo punto qui entriamo dentro la clip e possiamo vedere che questa è la nostra classica a 2 bar. Portiamola subito a 4, col rotellone micrometrico, impaginiamo un attimino meglio in modo che si possa vedere tutto quanto, esatto, e queste qua sono vuote. Adesso la cosa importante è aprire una piccola parentesi, l'ennesima direte voi, per quanto riguarda il comando del grid. Questa pagina qua, che ha varie funzioni, è giusto spiegarla nel dettaglio perché ci lavorerete parecchio, sia per quanto riguarda la parte ritmica che melodica, e soprattutto le cose quando sono chiare, almeno è più facile avere anche cognizione di causa di quello che andiamo a fare. Come vedete qua adesso è evidenziata la lente di ingrandimento. A noi ci interessano e basta queste 4 icone. La lente ci sposterà, potrà ingrandire, potrà rimpicciolire il nostro progetto dentro la clip. Abbiamo poi questo quadratino diciamo tratteggiato che serve ad evidenziare 2, 3, 4, tutte le note, quello che vogliamo, d'accordo? La gomma a questo punto invece servirà per cancellare. Ora scusate, io ho le mani veramente fredde, non prendo bene i comandi. Undo, undo, ritorniamo al solito. Mentre invece la pennina o la matita, chiamatela come volete, serve per scrivere le note dove volete, d'accordo? Quindi questo è piuttosto semplice. La cosa che invece ci interessa a noi per avere un flusso di lavoro maggiormente snello è la parte bassa, perché abbiamo Nudge, Edit Start, Edit End e Transpose. Questi qua due a mio avviso dovevano stare accanto, non so perché l'hanno messi agli opposti, perché in effetti sposteranno le note dentro la clip. Vediamo Nudge. Prima di tutto evidenziamo cosa vogliamo spostare, tutto, ok? A questo punto col rotellone potete vedere che le possiamo spostare dove vogliamo, d'accordo? Con Transpose invece in maniera verticale, d'accordo? Quindi piuttosto semplice. Riportiamole al centro, perché? Perché con Edit Start potremo allungare verso lo start, quindi verso l'inizio, le note singolarmente o insieme, vedete? In questa maniera qua. Mentre Edit End, mi sembra scontato, le allungheremo verso la fine. Quindi anche questa è una cosa piuttosto veloce per quanto riguarda il flusso di lavoro. Bene, detto questo, non finiscono le sorprese, perché sotto questa barra di funzioni, premendo Shift, ne comparirà un'altra. Non c'è da sapere altro, sicché portate pazienza che arriviamo al sodo. Select All, Cut, Copy, Paste, Delete e Duplicate. A noi quello che interessa in questo momento è Duplicate
dopo chiaramente aver selezionato tutto. Selezioniamo e poi duplichiamo. Già fatto. Quindi questo vi voglio dire, se riusciamo ad andare al punto giusto, il flusso di lavoro è veramente veloce. Cosa c'è inoltre? Qui abbiamo ora un kick di rinforzo in più, lo vogliamo cancellare, va bene, noi zoomiamo più che possiamo, ecco qua, gommina, e si cancella. Ritorniamo come eravamo, è tutto bello e fatto. Quindi questo qui è già fatto in pochi passaggi. Io chiaramente vi ho fatto la spiegazione, ma se sapevate già la funzione, in pochissimi secondi avevate fatto e risolto il problema. Bene, cancelliamo questa clip in più di dimostrazione, delete cancelliamo. Questa, dato che è una variazione, se vogliamo, nulla ce lo vieta, possiamo anche attribuirgli un altro colore. Comunque, detto questo, passiamo invece alla parte melodica. E qui direte voi, iniziano i dolori, perché qui è già un pochino più complessa. Complessa fino a un certo punto, perché comunque pensiamo che siamo su 32 steps. Sì, c'è un discreto movimento ritmico, però niente di complicato. Cosa vi consiglio io di fare? Allora, per quanto riguarda lo step sequencer fisico, vi consiglio di abbandonarlo per adesso. Vi dico questo perché in effetti adesso la situazione si complica un pochino, perché se potete vedere le note, oltre che essere suonate uno step, sono suonate anche per 2 step, cioè per un ottavo. Quindi con la tastiera fisicamente diventa più complicato. Possiamo lavorare comunque direttamente sul display, anzi sarà l'occasione giusta per farvi vedere quello che abbiamo poco fa appreso per quanto riguarda l'allungamento delle note, eccetera eccetera. Vediamo nel dettaglio. Intanto zoomiamo la prima parte, i primi 16 step, eccoci qua, ok. A questo punto prendiamo la pennina e possiamo fare semplicemente la scrittura in questa maniera qua. Ecco, quando arriveremo qua, niente, ci vieterà di allungarlo con Edit End. Perché? Perché in questo caso, se noi andiamo a premerlo 2 volte, verrà suonata 2 volte e non come una nota unica di lunghezza di 2 step. Ok? Quindi si evidenzia, Edit End e voilà, già risolto. Quindi questa cosa qui è abbastanza basilare. Mettete in pausa se la volete copiare e questa è la prima parte di bar. Poi, ora io cancellerò questa qua e spostandomi sull'altra, ecco fatto, potete copiare anche questa. Diciamo, non è difficile il concetto, è alle volte un pochino più palloso, quello purtroppo è vero, la scrittura, però è anche vero che le linee di basso non è che ne dovete fare 1000 in un progetto. Ora in questo caso qua ne abbiamo tre variazioni, niente di particolarmente difficile. Però allenatevi, anche questo d'altra parte è un tutorial per avere anche un pochino di dimestichezza col prodotto, ma anche con la tecnica proprio di scrittura di questo sistema operativo. Passiamo invece in questo caso a Odyssey melodico. Perché vi dico questo? Perché sicuramente è interessante da vedere anche la scrittura di quest'altra clip. Prima di tutto e di procedere andiamo a verificare se ci sono state fatte modifiche, che a orecchio mi sembra di sì, nelle impostazioni per quanto riguarda il settaggio. Ok? Noi entriamo in clip e possiamo vedere, vedete nella memoria dell'ultimo settaggio che avevamo fatto nell'altra colonna, siamo subito in eco, che qui siamo a un ottavo D con 10% di sustain e 76% di synth. Mentre a questo punto controlliamo anche i filtri, 1380, no, i filtri sono identici a quell'altra variante, quindi quando voi avete copiato la colonna, nulla vi vieta di lasciare i filtri come sono e modificare soltanto la parte dell'eco. Torniamo dentro la clip e vi dicevo, guardiamo anche le note come vengono suonate. Beh, direi in effetti niente di assolutamente difficile. Cerchiamo di capire dove siamo. Qua siamo nella ottava C4 e a questo punto notiamo cosa succede. Siamo sempre in un sedicesimo, siamo sempre su 4 bar di progetto e vediamo che sono tutte in effetti di un ottavo. A questo punto facciamo un altro esempio pratico di come poter fare senza perdere troppo tempo.
andiamo ad evidenziare questa cosa qua, la cancelliamo, nel frattempo ci siamo spostati verso lo spazio siderale. Bene, quando avremo scritto le prime 4, niente di particolare, come abbiamo visto prima con edit start, edit end, nella giusta nota, si parte, vedete qua, con un fa, si potrà fare così, si selezionano, ok, a questo punto shift, select all potevamo anche usare, duplicate, e siamo già qua. Cosa fare? Che note andavano suonate? Si partiva con... Ecco, vedete la linea, la riga, ci dice già dove andare a posizionarle. Quindi selezioniamole, diamo un pochino di transpose, scusate, no, sono rimasto sempre su edit end, transpose, un pochino di nudge, ecco fatto. Cosa si fa? Adesso ancora una duplicate, si andrà questa riga qua, quindi selezioniamo, transpose, nudge e infine si ritorna qua giù, ok? Quindi ancora duplicate, a questo punto qui si sposta direttamente in fondo, ok? Sentiamo se abbiamo fatto bene, ovviamente la verifica ci vuole. Beh, che dire, non è poi così difficile e comunque la linea è già tutta bella pronta. Ok, e abbiamo anche una discreta atmosfera. Per quanto riguarda la distinzione delle linee di basso, nulla vi vieta, se anche queste le volete colorare, questa è la prima, questa è la seconda, potete farlo senza sforzare troppo la memoria. Ok, andiamo alla riga successiva. A questo punto ascoltiamo cosa ci propone. Direi niente di particolare. Se andiamo dentro la clip e verifichiamo la linea di basso, siamo tornati alla prima, da 2 bar. Clip, 2 bar. Quindi basterà copiare quella da 2 bar. Hit at, identici, niente di particolare. Questo piccolo crash uguale. Linea di basso, identica a quella sopra. Quindi copy, copy, e lo stesso anche a questo punto la melodia. Quindi questo che vi volevo dire, adesso sarà soltanto un copia e incolla e avrete fatto la traccia nuova con l'aggiunta di un altro plugin. Andiamola a vedere. Questo è Hype, ok? Qui vedremo un'altra tecnica. Come vedete questa è una nota che suona, andiamo su Note, secondo voi che nota sarà? Ovviamente sempre in La. Per semplificare stiamo sempre su questa radice e si sviluppa su ben 8 bar. Portiamola subito su 8 bar, in questa maniera abbiamo già disposto la clip della lunghezza giusta, dopodiché passiamo in grid, ok? A questo punto andiamola a cancellare, tanto non si rischia niente. La togliamo e andiamo a zoomare un attimino, se no era veramente difficile ribeccare la nota giusta. Il nostro La è questo, pennina. Dove capita, capita, tanto non cambia niente, basta beccare giustamente la nota. Edit Start, evidenziamola, questo è il suo inizio, Edit End, facciamola arrivare fino all'8ª bar. Ok, Launch, verifichiamo, ma in effetti abbiamo già fatto la musica di atmosfera per la nostra linea. Sicché questo che vi volevo dire, se uno comunque prende un pochino di confidenza con la macchina, si fa veramente e velocemente tutto quello che vogliamo. Riga successiva. Beh, decisamente una bella atmosfera anche in questo caso. Andiamo subito a vedere la clip del kick. Niente di particolarmente difficile, come si vede siamo su 8 bar. Quindi conviene copiare quella già da 4 su questa nuova riga, portarla appunto a 8 bar, dopodiché su grid
trasformare quello che è necessario fare. Cosa si può vedere? Lasciamo e basta il kick di rinforzo al 32esimo step, togliamo gli altri e la parte finale dell'ottava barra, tutti e quattro i kick nei 16 steps verranno cancellati e questo a favore di una migliore dissolvenza quando poi passeremo alla bar successiva. Poi il crash è identico, quindi un semplicissimo copia e incolla, la linea di basso è tornata ad essere la prima che avevamo fatto, quindi anche in questo caso copia e incolla, mentre per quanto riguarda hype, beh, in questo caso usiamo un pochino più di polifonia, ma niente di difficile. Anzi, se non sbaglio, forse mi sono dimenticato di dirvi che tipo di strumento è stato utilizzato. Rimediamo subito. Shift, Clip, siamo su staccato su Layer, tutte le impostazioni sono quelle standard, sicché non sono state fatte modifiche del caso. E vediamo nel dettaglio. Abbiamo sempre il nostro La nella C1 per tutta l'estensione, avete visto come fare. E la cosa interessante riguarda invece la melodia, che se avete un pochino d'orecchio è la stessa di Odyssey. Proviamo a fare così, portiamola direttamente su Hype, copy. In questo caso è frazionata in quarti, però vi assicuro che è la stessa. Quindi, cosa fare? Il mio suggerimento è questo, possiamo partire direttamente dalla clip che abbiamo fatto con Odyssey, portarla qua giù, a questo punto qui basterà duplicarla, anzi prima si allungheranno tutte le 4 bar, le duplicheremo e infine aggiungeremo la parte finale di là in C1. Sicché anche in questo caso ci vuole un pochino di pazienza, di pratica, ma secondo me è la miglior medicina possibile, d'accordo? E qua ci siamo. Riga successiva. Beh, molto interessante anche in questo caso. Cosa succede adesso? Abbiamo subito una variazione, la terza e l'ultima, ve lo garantisco, della linea di basso, che è questa. Bene, io ve la zoomerò il più possibile per darvi la possibilità di vederla. Anche qui, come potete vedere, abbiamo un ottavo, un sedicesimo, eccetera, eccetera, per i primi 16 steps. Mettete in pausa e copiatela, niente di difficile. E la seconda parte, scusate, non si vede bene, e la seconda parte è questa qua, ok? Quindi questa qui, diciamo, è piuttosto basilare come modifica, è soltanto un discorso di editing con il display. Poi abbiamo, ecco, qui forse bisognerà vedere un attimino le note. Intanto cerchiamo di capire dove siamo. Siamo nella C4 come ottava. Va bene? Piuttosto facile anche in questo caso. Ricordatevi che sono comunque di un ottavo. Quindi quando lo andrete a scrivere, o comunque potete dopo fare un copia e incolla delle varie note, ricordatevi che dovete prendere, per avere un pochino più di melodia, un po' più di sustain, farla suonare per 2 step. Infine andiamo a vedere sempre dove siamo rimasti. La solita, copia e incolla. Quindi qua non c'è niente di difficile. Come avete sentito nella demo, in effetti la parte successiva io applico questi 2 clip al volo. Perché complicarci la vita? Siamo arrivati a un punto del progetto che secondo me si può iniziare a fare un pochino di pulizia, a semplificare un pochino il progetto. Quindi cosa vi consiglio di fare? Dato che basta aggiungere questi a questi, perché non copiamoli già direttamente su questa riga? Copy. Quindi in questo caso avremo il classico, no, anche qua abbiamo una simpatica modifica, vedi? Bene sempre entrare nel dettaglio. Il crash in questo caso va portato a 4 bar, abbiamo fatto bene entrare dentro, comunque beh, lo sentivate, e viene duplicato lasciando la prima parte
senza questa triplet, ok? Viene lasciata la cadenza classica, mentre invece su questa parte qua l'abbiamo tutta nuova, mi sa. Assolutamente no, invece. Questa parte qua non è altro che questa, spostata di un'ottava, perché qua siamo in, scusatemi, siamo in C4, mentre qua siamo in C5. Basta spostare di un'ottava, quindi voi la portate direttamente qua giù, evidenziate tutto con Select All o direttamente con la tendina, Transpose e la portate sull'ottava più alta e avremo assolutamente niente di difficile, ve lo garantisco. Finora secondo me tutto liscio, ok? Cosa abbiamo poi successivamente? Abbiamo l'aggiunta della parte ritmica, perché si aggiungerà il nostro kick, tra l'altro è il primo di 2 bar, abbiamo il classico hit-hat solito, ritorniamo anche al crash di 2 bar, quindi copia e incolla anche di quello, la parte del basso in questo caso è la medesima dell'ultima modifica che abbiamo fatto, quindi la terza variazione. Abbiamo questa nuova melodia che avevamo fatto e appena copiato. Questo è il progetto che avevamo fatto prima come clip, si copia. Ed infine questa qui è sempre la variazione con l'ottava più alta. Siamo arrivati praticamente alla fine, perché adesso abbiamo le ultime 2 bar, che sicuramente è tutto un copia e incolla. Partiamo da questa. Qua abbiamo il kick in 4 bar, con il kick di rinforzo al 64esimo, hit-hat al solito, crash al solito, basterà copiarlo. Ecco, qua torniamo invece come linea di basso alla seconda variazione che avevamo fatto, quindi copiamo quella e la portiamo qua. Vedete, avevo ragione, se si facevano i colori anche sulle linee di basso sicuramente era più pratico capire qual era. Comunque voi potete farlo, quando fate la prima fate un colore, la seconda fate l'altro e la terza lo stesso. Infine cosa ci abbiamo? Abbiamo semplicemente il La nell'ottava bassa, con l'aggiunta per dare più atmosfera anche dell'altra clip, quindi si andranno a sommare in questo caso 2 volumi, perché qua ne abbiamo 2 alla fine, però diciamo che l'effetto dà una maggiore entrata di atmosfera a tutta la clip. Infine l'ultima, e questa è veramente l'ultima, beh, un semplicissimo kick che è quello sopra, basterà ricopiarlo, e la stessa linea di basso. Io poi, come avete sentito, l'avevo fatto finire con un classico kick. Voi potete farlo finire come volete. Una cosa che non ho fatto, invece vi voglio far vedere, se volete dare una ripulita al progetto, se ci sono appunto come in questo caso una colonna non utilizzata, beh, delete e cancelliamola. Se ci sono anche delle linee non utilizzate, delete e cancelliamole. Cos'è? Che alla fine avremo un progetto più compatto, più pulito e anche per voi sarà meglio comunque spostarvi. D'accordo? Spero infine abbiate gradito questo tutorial, che sia stato il più possibile chiaro ed esaustivo. Poi ovviamente le cose da dire ce ne sarebbe un'infinità ancora, però quello che è importante secondo me è capire intanto i primi rudimenti, i primi movimenti, poi se ci sono delle domande sia per commento che per email come preferite non esitate a farle. E che altro aggiungere? Buon divertimento e alla prossima, ci vediamo!